Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come si configura uno switch Aruba. Ora, gli switch, come vedrai fra poco, sono dei switch reali, sono proprio qui accanto a me. Questi switch Aruba non li posso emulare perché non ho il software, però voglio farvi vedere come si configura un port trunk che, attenzione, in Aruba il trunk è l'aggregation port o il port channel. E come si configurano le VLAN? Perché negli switch Aruba, a differenza dello switch Cisco per esempio, dove tutte le VLAN, se non specificato, sono allowed, sono permesse, nello switch Aruba li devi dichiarare, altrimenti non funziona. In più andremo a vedere lo stack. Ho due stack cable chiaramente e andremo a vedere come la scheda stack e andremo a vedere anche come si collega i cavi stack e il risultato finale dello stack, perché chi studia la CCNA per esempio o chi non ha mai visto insomma gli switch dal vivo o non ha mai collegato degli switch in stack a volte ha un po' di difficoltà a capire effettivamente che cos'è questo stack. Quindi adesso andiamo a vedere lo switch. Qui abbiamo gli switch, due switch 48 porte che come vedi sono switch reali. Poi dietro abbiamo un modulo per le porte SFP, quindi fibra ottica. Poi nel secondo switch manca questo modulo. Poi abbiamo un modulo per lo stack e nel secondo switch abbiamo un altro modulo per lo stack. Ok, siamo sulla console. Ovviamente entrambi gli switch sono stati resettati, quindi sono praticamente nuovi. Allora, per esempio, in Cisco, in Arista, scrivi e scrivi Chevron e premendo invio ti appare la configurazione. Ora, se te noti, qui mancano dov'è? Eccolo qua. Qui mancano le porte, perché dentro lo switch Aruba si deve scrivere show run structure. A questo punto vediamo le porte. Sono interface 1/10, eccetera. Ti ricordo, qui vedi che c'è scritto 1/27 per esempio, perché in questo switch c'è il modulo stack. Quindi le porte, lui parte già con 1/numero della porta, perché 1 sta per lo slot, quindi è lo stack 1, porta 27, 17, eccetera. Poi abbiamo questo modulino qui, interface 1/A4, che poi c'è anche 1/A3, A2 e A1. Questo perché nel primo switch abbiamo la porta degli SFP, quindi per la fibra ottica. Nell'altro switch invece, quando saremo pronti, non ci sarà. Allora, intanto partiamo con la configurazione, anzi, prima vado a prendere i cavi che sono proprio qui dietro di me. Qui vado a collegare questi cavi, per esempio, nella porta 48 del secondo switch e 48 del primo switch. Fortunatamente non posso farvi vedere il collegamento, ma comunque vabbè, collega due porte. E le porte sono collegate. Chiaramente la configurazione va fatta su entrambi gli switch. Quindi io ho la porta 47 e 48 dello switch 1 collegata alla porta 47 e 48 dello switch 2. Ora, come dicevo prima, lui le chiama trunk, le porta aggregation. Quindi noi facciamo che scriviamo trunk question mark e ci chiede le porte e facciamo 47 e 48 e premiamo punto interrogativo a porta 1/47 e 1/48.
e premiamo il punto interrogativo per vedere se abbiamo altre opzioni. Come vedi, qui trovi TRK1, TRK2, eccetera, eccetera, perché sono le aggregation port, in poche parole. Quindi il port channel, in Cisco lo chiami port channel 1, 2, 3, 1000, eccetera, qui si chiamano TRK1 e premo invio. Poi, chiaramente in questo switch mancano le VLAN. Anzi, fammi vedere una cosa, perché qui c'è anche il protocollo da dargli, LACP, e premo invio. Poi a questo punto andiamo a creare per esempio due VLAN. VLAN 10. Fammi un attimo vedere. Conft VLAN 10. Name, se gli vogliamo dare un nome, quindi la chiameremo test 1. Poi facciamo VLAN 20 e la chiameremo test 2. 2. Exit. A questo punto che cosa abbiamo? Abbiamo creato due VLAN, abbiamo creato un port channel che, ripeto, in Aruba si chiama trunk, e lo ripeto ancora unicamente perché è molto facile confondersi, soprattutto se si proviene dal mondo Cisco, perché trunk, quando tu studi gli switch nella CCNA, sai bene che trunk non è l'aggregation port o l'Ethernet channel, se vogliamo essere più precisi. Allora, a questo punto facciamo show run structure e vediamo che cosa abbiamo. Allora, qua su in alto vediamo che abbiamo la porta 1.47 e 1.48 TRK1 LACP, quindi è un port channel a tutti gli effetti. Poi andiamo a vedere se c'è qualcosa sotto la porta 47 e 48. Come vedi, interface 1/47 e 1/48 sono in port channel. Bene, a questo punto bisogna dichiarare le VLAN che dovranno passare in questo port channel e si fa così: interface TRK1 tag VLAN 10 e 20 e premi invio. A questo punto, se io faccio show run interface TRK1, vedi che io sotto l'interfaccia TRK1, che ripeto sarebbe come Cisco se parli del port channel, io ho la VLAN 10 e 20. Mentre se io voglio creare una VLAN access, se si proviene dal mondo Cisco, per esempio sotto la porta, facciamo 1, vado semplicemente in prima la devo creare, ok, VLAN 30, name access, interface 1/1, untag VLAN 30. Ora a questo punto io faccio un bel show run structure e vediamo che sotto l'interfaccia 1/1, che è questa, io ho la VLAN 30. Mentre, come abbiamo già visto, la 47 e la 48 sono in port channel, quindi seconda ruba in trunk mode. Sotto l'interfaccia TRK1 ho la VLAN 10 e 20, untag 1 che è la nativa, vabbè, che ovviamente per ragioni di sicurezza andrebbe cambiata, e a questo punto io posso, come dire, passare al secondo switch. Quindi vado a disconnettere la console cable dal primo switch e lo vado a collegare nel secondo switch e premo invio e faccio la stessa procedura. Quindi vado a creare due VLAN 10, name test 1, VLAN 20,
name test 2, poi come ho fatto prima, exit, trunk, ok, question mark, qui devo dire che porte voglio, quindi la 47 e la 48, se preferisci si può fare anche con virgola, 47 e 48, TRK1 perché il port channel, quindi il gruppo è l'1, LACP. Ok, se dici invalido io lo metto così, LACP. Ah, ok, scusate, me lo sono dimenticato ancora, 47 1/48 LACP. TRK1, ok, TRK1 LACP e premo invio. Quindi ho la porta 47 e 48 nel port channel. Poi a questo punto, una volta che siamo sotto l'interfaccia TRK1, si va a dichiarare le VLAN che vogliamo far passare. Quindi scriviamo tag VLAN 10,20. La differenza tra il virgola e il dash, quindi la lineetta, è che se io metto 10 e 20 così, e per esempio ho la VLAN 11, 12, 13 fino a 20, lui me le aggiunge tutte. Quindi se hai delle VLAN specifiche, 10,20, per esempio 100, lui aggiungerà solo queste tre. Ora la 100 non c'è, non ce l'aggiungiamo. Ok. A questo punto dovrebbe essere il port channel dovrebbe essere su. Quindi noi facciamo show interface status show interface TRK1, vediamo un po'. Qui ci dice app show trunk show trunk port 47 e port 48 trunk in TRK1 LACP. Se per esempio hai collegato a questo switch un firewall con due porte del firewall, per esempio porta 1 e porta 2, e le aggreghi, anche in questo caso farà la stessa cosa, però unicamente le chiamerai per esempio TRK2 o 3 o il nome, insomma il numero che preferisci. Adesso vado a spengere gli switch e vado a farti vedere la scheda dello stack. Questa è la scheda dello stack, eccola qui, del modulino stack. Qui ci sono le porte e adesso andiamo a vedere come si collega il tutto. Per prima cosa vado ad inserire il modulino dello stack dentro lo switch. Poi vado a inserire il cavo stack nella porta 1 del primo switch. Poi inserisco il secondo cavo nella seconda porta del primo switch. A questo punto inserirò il cavo della porta 1 del primo switch nella porta 2 del secondo switch. Poi andrò a inserire il secondo cavo della seconda porta del primo switch nella prima porta del secondo switch. E come vedi inizia a lampeggiare arancione, perché anche se l'altro switch è spento, lui rileva che c'è il cavo inserito. Poi vado ad accendere lo switch e come vedi
ancora è spenta la luce del primo modulo, perché ovviamente lo switch deve fare il boot, ma quando avrà finito il boot vedrai che diventeranno verdi. Una volta che sono diventati tutti e due gli switch verdi, lo switch è pronto praticamente. Ok, a questo punto io sono collegato sullo switch, sul secondo switch. Mi vado a collegare sul primo switch, ma non fa alcuna differenza. Quel comando per vedere lo stacking è uguale se lo fai dal primo o dal secondo. Il primo switch è i LED delle porte sono tutti arancioni del primo switch, perché sta ancora facendo l'elezione di chi sarà lo stack master. Anzi, posso farlo benissimo anche da questo qui, show stacking, e guardiamo un attimo, ed eccolo qui. Lui ci dice che il commander è questo switch. Ora io non so se è il primo o il secondo, perché dovremmo guardare il MAC address dello switch per sapere se è quello in alto o quello in basso. Ora, in una situazione normale, se per esempio io li configuro qui a tavolino, che faccio? Non vado a invertire l'ordine dello switch, e sta riavviando, non vado a invertire l'ordine dello switch, perché io metto l'etichetta switch 1 e switch 2, quando li vado a mettere nel rack gli do un certo ordine allo stack, no? Per esempio dal più alto, dal più alto verso il più basso, quindi stack 1, 2 e 3, per esempio, oppure dal più basso verso il più alto 1, 2 e 3. Ora, se invece abbiamo bisogno di replace, sostituire uno switch, oppure, come dire, abbiamo già montato gli switch, quindi già collegati e tutti, l'ordine dello switch si può cambiare. Vediamo un attimo se ha finito. Vedi, dice missing perché il primo switch si è riavviato. Si riavvia perché il commander molto probabilmente è il secondo switch. Quindi dobbiamo dargli un po' di tempo per vedere poi qui che sarà come dire, lo slave. E non ricordo Enaruba come lo chiama, ma lo vedremo presto. Si sta riavviando, guardiamo un po' cosa fa. Vado a collegare la console del primo switch. Sì, si sta proprio riavviando proprio. Ha quasi finito, eh. Vedi, non mi dà ancora la console perché, appunto, perché sta non mi dà ancora la console perché appunto sta ancora riavviando il tutto per via dell'elezione dello stack, e ti farò vedere perché ci mette così tanto, perché avremo dei cambiamenti chiaramente. Ora, nel mentre aspettiamo, ti dico che il port channel, quindi la port aggregation port per collegare i due switch quando metti gli switch in stack, chiaramente non è necessaria. Guarda, ok, username niente, enable admin, admin, ok, show stacking. Ok, quindi abbiamo uno switch commander e uno switch in standby. Ora, vediamo che cosa è cambiato. Allora, se io scrivo show run structure, vedrai che io ho la porta 1/2, 1/1, 1/3 come prima, ma se io continuo, quindi vado più in là della porta 48, vedi che io ho
interface 2/6, quindi è la porta 6 del secondo stack. Ecco perché dicevo è importante, ho menzionato prima, è importante dargli un ordine allo stack, perché facciamo per esempio, ora come network administrator o network engineer, solitamente, anzi direi sovente, noi non si vede mai gli switch, sappiamo dove sono, sappiamo quali sono, ma di fatto non si vedono fino a che qualcosa non si rompe. Noi, i tecnici, non se ne curano di sapere dov'è lo switch. Però supponiamo che sia anche nel tuo stesso edificio, magari un ufficio grande, quindi con più piani, o hai tanti switch, oppure che sia proprio in un'altra città, un'altra regione, un'altra nazione. Tu devi avere uno standard che dici, ok, dal più basso al più alto gli stack sono 1, 2, 3, oppure dal più alto verso il più basso lo stack è 1, 2, 3. Questo perché se io chiamo l'ufficio di Milano, e per esempio sono a Roma, e gli dico guarda, attacca il cavo nella porta 10 del secondo switch, e gli dico guarda che il secondo conta gli switch dal più alto verso il più basso, magari sono 3 switch o 7 switch, e lui conterà 1, 2, porta 10, e sappiamo esattamente su quale switch è. Questo non ho necessità perché magari devo assegnargli una VLAN alla porta, oppure devo fare un aggregation port o qualsiasi altra cosa, magari la porta non funziona e devo trovare la porta. Quindi so che è la porta 2 dello stack, è la porta 10 dello stack 2, chiamo il tecnico a Milano e gli dico guarda, controlla il cavo, eccetera eccetera. Ecco, questa è una configurazione base, e anche la spiegazione è, come dire, non base, ma è una spiegazione, credo, che possa aiutare chi configura, chi specialmente vede o ha visto per la prima volta gli switch Aruba, soprattutto perché, come ho già detto, è molto facile fare confusione con questa storia del trunk, che in Cisco si chiama Ethernet Channel o Port Channel, e qui si chiama trunk, mentre su Cisco noi abbiamo la port and trunk che ci fa consentire di collegare, di far passare le VLAN, le port channel che ci consente di aggregare più porte. Qui invece il port channel non c'è perché si chiama trunk. Poi qui non abbiamo le porte in modalità access o trunk, come per esempio in Cisco o Arista. Qui abbiamo tag e untag. Untag sarebbe la porta in access, tag è la porta in trunk. Infatti, se ti ricordi, prima durante la configurazione sotto la porta TRK1 ho scritto untag, scusami, ho scritto tag VLAN 10, 20 eccetera. Se invece ho una porta, diciamo 10, e la voglio assegnare sotto la VLAN 50, scriverò untag VLAN 50. Spero che questo video ti sia stato d'aiuto, o quantomeno per capire un attimo, anche se non l'hai mai visto, uno switch o modulo stack, come si collega uno stack. E se ti è piaciuto lascia un mi piace, se non sei iscritto al canale considera di iscriverti al canale, e al prossimo video.